Ok. Ciao amici Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e come vedete sono tornato qui a Bari, a casa mia. Le ferie sono finite, sono felicissimo. No dai, sto scherzando, è stato un mese, un agosto bello, mi sono divertito, a parte alcuni problemini, però dai, un bel mese. Spero che anche la vostra estate sia stata altrettanto bella e felice. Bene, dopo questa divagazione, non so perché le faccio, perdonatemi, torniamo al tema di questo video vlog in cui come sempre voglio rendervi partecipi di quello che è un mio pensiero, una mia idea e condividerlo quindi insieme a voi e parlarne poi nei commenti. Che casino, non mi è mancata per niente questa città. Comunque sia ragazzi, questi vlog, i miei vlog non hanno nessun taglio, quindi perdonatemi eventuali errori e pause. Comunque sia, torniamo al tema principale di questo vlog che riguarda il mondo dei droni, che chi segue questo canale da un po' di tempo sicuramente avrà capito che mi ha letteralmente conquistato. Sono circa 2 anni che mi sono affacciato a questo mondo, davvero divertente, molto un bel mondo, è molto rilassante, mondo che però... Aspettiamo, ha finito? Sì? No? Va bene, io ci provo comunque. Dicevo, un mondo, un hobby che però nasconde davvero tante insidie che chi si affaccia per la prima volta è bene che conosca. E non parliamo di stupidaggini ragazzi, parliamo anche di pesanti sanzioni per chi utilizza i droni in modo errato. Sanzioni che possono arrivare anche alla reclusione, multe oltre 10.000 euro. Quindi è bene che voi sappiate delle cose semplici, in quanto cercherò di spiegarvele nel modo più semplice possibile, ma comunque che voi le sappiate bene. Vi rimando comunque anche all'intera regolamentazione ENAC italiana nel link qui sotto in descrizione video. Perché sto realizzando questo video ora ragazzi? Semplicemente perché, come avrete visto nei miei video riguardanti i droni, i voli, io cerco sempre o quasi di mantenere una linea guida personale il più aderente possibile con quelle che sono le leggi italiane riguardanti il mondo dei droni. Questo per evitare di dare un cattivo esempio agli iscritti di questo canale, a chi segue, a chi vede i video per la prima volta. E questo per me è un punto fondamentale quando realizzo un video. Ok, diciamo che la legge italiana riguardante il mondo dei droni è vastissima e incasinatissima, e ve lo dico io per primo. Quindi seguire tutte le leggi che ci sono è praticamente impossibile, però cerchiamo di seguire almeno quelle più importanti. E ve lo dico perché purtroppo recentemente mi avete fatto notare alcuni youtuber, anche con centinaia di migliaia di iscritti, che volano forse senza conoscere le regole, senza rispettarle, ma il problema più grande è che se tu youtuber con centinaia di migliaia di iscritti voli infischiandotene delle leggi, spingi all'emulazione centinaia di migliaia di persone che ti seguono, perché oramai si chiamano influencer, no? Io sono vecchio dentro, però credo che sia il termine più utilizzato attualmente. Influencer nel senso che influenzano il modo di pensare di chi li guarda, e quindi se una persona vola in modo illegale spingerà anche altre persone a volare in modo illegale. E questo cosa comporta? Voi direte: Michele, vabbè, ognuno vola come preferisce, poi sono fatti suoi. No ragazzi, il problema è che se tutti iniziassimo a volare in maniera non consentita, in situazioni critiche, spingeremo tante altre persone a farlo, e questo cosa comporterebbe? Comporterebbe che ci sarebbero ancora più leggi, più restrizioni per gli hobbisti che cercano di divertirsi con un semplice drone. Quindi cerchiamo di osservare qualche regola molto semplice ragazzi. Io credo che quando si hanno molti iscritti bisogna cercare di dare sempre il buon esempio. Poi ovviamente anche io magari ho trasgredito qualche legge o sono stato off limits in alcuni casi, però cerco sempre di essere chiaro, come nel video del volo notturno con il Mavic 2 Pro, il video precedente a questo, in cui non ho volato, cioè ho registrato senza eliche, e quindi capite bene.
Approfitto per dirvi che mi scuso per eventuali errori che sto facendo, ma i vlog preferisco non tagliarli, ed è anche il primo vlog, il primo video registrato in 4K con la nuova videocamera. Fatemi sapere come si vede. Passiamo quindi a quelle che sono i punti chiave fondamentali per utilizzare un drone, ed è una cosa molto interessante che mi chiedete spesso anche chi vuole comprare un nuovo drone come un Mavic, uno Spark, un Mi Drone, eccetera eccetera. Partiamo subito dal presupposto che attualmente in Italia potete usare qualsiasi drone, di quelli commerciali che vengono venduti anche su Gearbest, a patto che seguiate questa linea guida di cui vi sto parlando da mezz'ora. I punti più importanti sono questi: non si vola mai in centri urbani, che siano città, paesi, villaggi. Non si vola sulla testa di altre persone o in presenza di agglomerati di persone, come ad esempio delle feste, delle partite, delle sagre. No, non si vola quando ci sono altre persone sotto al drone o nelle immediate vicinanze, ecco, tenetela bene a mente. Non si vola su proprietà private, su ville, su aeroporti, ecco, questo scordatevelo perché è davvero gravissimo. Non si vola mai di notte. Questo è un altro punto molto importante. In Italia è illegalissimo volare di notte, e se dovete volare in luoghi isolati. Uscite dalla vostra città, uscite dal vostro paese, andate in campagna, sulla montagna, sulla collina, dove volete, e volate lì entro 70 metri di altezza dalla vostra testa ed entro 200 metri di distanza da voi. Questi sono i limiti da seguire se utilizzate il drone a fini hobbistici. 200 metri da voi massimi, 70 metri di altezza massimi, fuori dai centri urbani, lontano da altre persone, lontano da aeroporti e lontano da zone vietate. E questi, e anche non di notte. E questi sono i punti chiave. Ora voi ragazzi vi direte: vabbè, ma in questo modo non si può volare da nessuna parte. Quasi, ragazzi, la legge è quella, va seguita. Poi se in futuro cambia, meglio per noi, sperando che cambi in meglio. Però per ora la legge è quella e cerchiamo di osservarla, non tanto per noi, cioè anche per noi, ma anche per rispetto di altri dronisti che magari in futuro verrebbero limitati se si verificassero delle situazioni gravi, dei danni, delle tragedie. Insomma, se qualcuno viene colpito da un drone e muore, immaginate che casino potrebbe succedere. Quindi cercate di non utilizzare il drone a culo, ma utilizzatelo con un certo criterio. Allo stesso modo, quando voi vedete della gente che riprende in città matrimoni, per esempio, con un drone, sappiate che quella persona ci ha speso davvero migliaia e migliaia di euro dietro per poter fare quel lavoro. Quindi non è nemmeno giusto nei confronti di quella persona che Pinco Pallino in maniera illegale o comunque, come si chiamano, abusiva, vada a fare la stessa cosa senza avete capito, no, quello che voglio dire. Quindi state ben attenti, perché a volte su YouTube vedo anche video di voli fatti in città, in mezzo alle strade. Oh ragazzi, qua non si scherza, state molto attenti, mi raccomando. In passato anche io ho fatto qualche volo off limits, o meglio ho pubblicato qualche volo che mi avete mandato off limits. Poi mi sono documentato, ho capito cos'era sbagliato, ho censurato determinati video, li ho tagliati, li ho eliminati. Questo proprio per evitare di darvi un cattivo esempio, perché da noi youtuber deve partire il buon esempio. Io sono un piccolo youtuber, avrò qua di 27.000 iscritti, però chi ha centinaia di migliaia di iscritti secondo me deve iniziare anche a dare un buon esempio, almeno far capire che quello che stai facendo è vietato, di non farlo a casa, un po' come si dice nel wrestling, don't try this at home, non fatelo a casa. È la stessa cosa ragazzi, volate sempre con criterio. Ricapitoliamo: fuori dai centri urbani, non vicino a aeroporti e eliporti, non di notte, non su altre persone, luoghi isolati, 70 metri di altezza massimi, 200 metri di distanza massimi, e usate, come dico sempre, la testa ad ogni volo. E direi che questo può essere tutto ragazzi. Non è uno sfogo verso altri video, altri youtuber, e diciamo che mi dispiace vedere questo, che non viene dato un buon esempio a chi si affaccia a questo mondo, che potrebbe ripercuotersi anche su chi vola divertendosi e senza mettere in pericolo altre persone. Fosse per me, la regolamentazione dovrebbe permettere di non mettere, dovrebbe
sì, ok, dovrebbe permettere di non mettere in pericolo altre persone, quindi io eviterei sempre di volare in centri urbani, perché è pericoloso anche per una questione di interferenze, non sapete mai cosa può succedere, ragazzi. Se avete qualsiasi domanda su questo argomento, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, parliamone insieme, sono a vostra totale disposizione. Mi raccomando, tanti bei like, condividete questo video a più gente possibile, in modo che tutti sappiano cosa è possibile fare, cosa non è possibile fare. Vi ricordo che la regolamentazione ENAC è davvero molto più vasta, quindi andate a leggervela, dateci una lettura veloce almeno, e linkata qui sotto in descrizione. Quindi droni come il Mavic, il Mi-Drone, eccetera eccetera, possono volare, però, quindi senza patentini, senza altre robe, però a patto che seguiate la linea guida che vi ho appena dato. Spero che questo sia stato un video comunque utile, fatemi sapere. E nulla, direi che questo è tutto. Vado, sono felicissimo di essere tornato a casa. Iscrivetevi qui su Addicted to Games se non l'avete già fatto. Alla prossima, amici miei. E nulla, ciao!